nostra trincea non si vede e il nemico è lontano, protetto da strati di acqua ed acciaio. Sono Ferran Paredes Rubio, direttore della fotografia di Comandante di Edoardo De Angelis, che ha inaugurato il Festival di Venezia del 2023. Nonostante Il Comandante sia un film di guerra, noi non l'abbiamo mai interpretato come un vero film di guerra, ma un film ambientato nella guerra, ma che tratta di uomini, e che tratta della natura umana e tratta di perché un uomo deve o fa certe scelte e come le fa. Dovevamo capire come vedere, come visualizzare questa storia, no? Il nostro punto di riferimento è sempre stato l'uomo, quindi era sempre il punto di vista dell'uomo. Non ci poteva stare un punto di vista esterno a quello che potevano vivere quegli uomini dentro il sommergibile. A livello visivo volevo rendere queste persone fragili, sudate, sporche, una luce che li avvolgesse, che sembrasse vera, che desse un'atmosfera realistica che li amalgamasse tutti quanti. Volevamo renderli un corpo unico, è vero. Sì, penso che i film di Edoardo De Angelis siano molto incentrati sull'essere umano, sul come si pongono davanti a certi dilemmi, però lui ha un modo molto personale di affrontare l'uomo e anche di come rappresentarlo, no? Quindi nei film proviamo a rendere gli attori più liberi possibili, di conseguenza illuminazioni che sono a 360, liberi di muoversi nello spazio e di interagire con lo spazio come vogliono gli attori in quel momento là. Questa libertà che cercavamo nella messa in scena ci ha portato a girare soprattutto in macchina a mano dentro il sommergibile. Abbiamo usato anche piccoli crane, abbiamo usato anche testate stabilizzate, super techno crane negli esterni. La scelta della macchina da presa è stata facilissima. Insomma, il sensore della Mini LF penso che era la soluzione ideale al misto, a tutte le luci miste interno e sottomarino, che era una cosa fondamentale per noi, non rendere le luci interattive, veramente interattive, perché poi lo spazio era quello che era e le luci sono tutte diegetiche, sono tutte in campo, abbiamo potuto inserire poco, non ci sono oblò nei sottomarini, quindi non c'è luce esterna, è tutta luce artificiale, è tutta luce che cambia in base allo stato del sommergibile, se stanno in attacco, se stanno in immersione, eccetera, eccetera. Tecnicamente abbiamo usato la Mini LF in full frame, open gate, con l'anamorfico 1.8 di conversione, perché pensavamo che ci dava proprio il formato perfetto e anche l'epica, se vuoi, perfetta all'immaginario, anche la tridimensionalità negli interni, essendo un posto così angusto, così piccolo, così lungo ma pieno di ostacoli. L'anamorfico ci dava quella sensazione di muoverci molto di più nello spazio, no? La resa degli incarnati soprattutto, che era la nostra priorità, no? Rendere l'uomo, quindi l'uomo e la carne. Uno dei complimenti più belli che mi hanno fatto a Venezia è stato che si sentivano gli odori di quelle persone, no? Che si vedevano che la gente era vera, che stava là, e quello lo trovo solo usando la Mini LF, mi dà un realismo, usando tante luci miste, no? Che permettono di usare veramente quello che c'è e averlo nel fotogramma senza troppi artefatti, senza troppi filtri o conversioni, o stare troppo attento a che tipo di luci usi, perché cercare di rendere una illuminazione naturale e realistica all'esterni notte nel sottomarino è stato complicatissimo, infatti è stata la mia grande preoccupazione e lavoro a come non rendere finta l'illuminazione esterna. Abbiamo costruito dei bank, no, delle luci un po' morbide, però che fossero in posizioni mobili, quindi con delle gru, per far sembrare che fosse la Luna, perché è l'unico oggetto, corpo illuminante nell'oceano. Allo stesso tempo volevamo dare un po' di profondità al cielo per avere sempre qualcosa oltre al nero della notte. Comunque abbiamo sempre girato in ambienti in cui il cielo fosse un po' nuvoloso, in modo che la Luna ci stava, non ci stava, e in completa oscurità. È stata una bella sfida tecnica, ma spero di esserci riuscito.